Siamo pronti? Julian? Okay? So Kirtania will be translating you in English like this for now. Ok. Allora, faccio una pausa. Okay. Siamo molto felici di darvi tutti il benvenuto per questo weekend speciale. We are very happy to welcome you all for this very special weekend. Alcuni di noi siamo stati in America un mese fa e abbiamo avuto tempo con Jyotish e Devi nel loro nuovo spettacolare tempio di luce. Some of us were in America a month ago and we had the opportunity to spend time with Jyotish and Devi in their marvelous new temple light. E questo weekend avete anche voi la benedizione della loro ispirazione e grazia. This weekend you too will have the blessing of their inspiration and grace. Jyotish e Devi sono dall'inizio di Ananda, 50 anni fa, pilastri della comunità Ananda. Jyotish and Devi have been pillars of the Ananda communities ever since the beginning 50 years ago. E dell'opera di Yogananda nel mondo. And also of Yogananda's work in the world. Sono stati anche qui quando ha iniziato Ananda Europa in Como. They were also here when Ananda Europa started in Como. E siamo molto felici che vengono ogni anno per rinnovare l'amicizia And we're very happy that they can come every year to renew the friendship e approfondire l'ispirazione. and to deepen the inspiration. Allora, con me date il benvenuto a... potete comunque dare il benvenuto a Nayaswami Jyotish e Devi. E invito il coro di venire, facciamo 2 canti di Swami Kriyananda per chi forse non sa, il fondatore delle comunità Ananda. Stray.
What is love? Is it only ours, or does love whisper in the flowers? Surely we, children of this world, could not love by our own powers. What is joy? Is it just a dream, or does joy out in every stream? Are the clouds mindless after all, or is joy all nature's theme? God is dead, so men say. Can they see all life's display? Not a church finds him as its own, not a creed makes him fully known. Foolish grief will limit him. Every atom is his throne. What is love? Is it flowers? Surely we, children of this world, could not love by our own powers. What is love? What is love? Is it love with touching the flowers? Buongiorno amici, siamo molto felici di essere qui con tutti voi. Non sembra giusto per me
parlo in italiano e lei in inglese. So, I'll speak in English. Quindi parlo in inglese. So, I said in Italian for the only English speakers, it doesn't seem fair for me to speak in English and her or me in Italian and her in English, so I'll speak in English. So, we're very, very happy to be here. Siamo molto molto felici di essere qui. It is always a joy to come, and it's partly because we get to see all of you who are dear friends, many from many, many years ago. È sempre una grande gioia essere qui, anche perché è veramente bello vedere così tanti amici che conosciamo da tanti anni. But also there's just something in the vibration, the heart quality of being here in Italy and with all of you. Ma c'è anche qualcosa di speciale nella vibrazione, nella qualità del cuore, nell'essere qui in Italia con voi. So it's very, very fulfilling for us to be here again. E quindi è molto appagante per noi essere qui di nuovo. And I also want to give you my greetings. Anch'io voglio darvi i miei saluti. And two things I want to share, just impressions from today. E voglio condividere due cose, due impressioni di oggi. First of all, Swami said, if you want to get to know me, listen to my music. Innanzitutto Swami Kriyananda ha detto: se volete conoscermi, ascoltate la mia musica. And listening to the choir, I think you all know Swami very well. E ascoltando il coro, penso che voi davvero conosciate Swami molto bene. More beautiful every year. Diventa sempre più bello ogni anno. And then Shivani, who is our friend of 50 years, E poi Shivani, che è nostra amica da 50 anni, she sent us information about what we would be speaking about today. ci ha mandato delle informazioni sugli argomenti di cui parlare oggi. And there was a little write-up about who we are. E c'era delle informazioni su chi noi siamo. And it said, Jyotish and Devi stop in Italy every year on their way to India. E c'era scritto: Jyotish e Devi si fermano in Italia ogni anno mentre vanno in India. And I thought, that's not so. E io ho pensato: ma non è vero. We come here and because not just passing through, Noi veniamo qui non solo come una tappa di passaggio, because our hearts call us here. perché il cuore ci chiama qui. And then when you get tired of us, we go to India. E poi quando vi stancate di noi ce ne andiamo in India. Anyway, we want you to know it's very special for us to be here. Comunque volevo che sappiate che è molto speciale per noi essere qui. And I remember years ago, Swamiji said something that I didn't understand at the time. E ricordo che anni fa Swami disse qualcosa che all'epoca non capii. He said, you all thank me, Swamiji said, Swamiji disse: voi tutti ringraziate me for everything I give you. per tutto quello che io vi do. But please understand, I need you just as much as you need me. Ma per favore comprendete che io ho bisogno di voi tanto quanto voi avete bisogno di me. So our time in Italy would be very unfulfilling. Quindi il nostro tempo in Italia non sarebbe appagante Without being able to be with all of you. senza la possibilità di stare con tutti voi. So thank you. Quindi grazie. We always like it when people applaud before the class. Ci piace sempre quando le persone fanno gli applausi prima della lezione. We just hope there isn't silence after. E speriamo solo che non ci sia il silenzio dopo. We're going to talk about two themes today. The first, we will talk about cooperating with grace. Oggi parleremo di due temi. Il primo è cooperare con la grazia. And then we'll take a little break. Poi faremo una piccola pausa. And then we will talk about
our new book, which we are officially going to launch today, E poi parleremo del nostro nuovo libro che ufficialmente lanciamo oggi. Un Tocco di Amore, Un tocco di amore, which is also the English title. che è anche il titolo inglese. So first we'll talk a little bit about cooperating with grace. Quindi cominciamo parlando un po' sul cooperare con la grazia. The subject of grace is actually a very, very deep and profoundly important subject. L'argomento della grazia è un argomento molto profondo e molto importante. We don't really realize nearly enough how much of our life is dependent upon the grace of God that is flowing to us. Noi non capiamo neanche in piccola misura quanto la nostra vita dipenda dal flusso di grazia che ci attraversa. Master said that we couldn't live for a single minute without the cooperation or without the flow of grace to us. Il maestro ha detto che non potremmo vivere neppure un istante senza il flusso di grazia che fluisce attraverso di noi. The world of delusion or Maya is set up in such a way that the more we become separate from God in our thinking, the more we think we are responsible for everything. Il mondo di Maya è strutturato in modo tale che più noi ci separiamo da Dio e pensiamo di essere separati, più ci allontaniamo da questo flusso di grazia pensando che facciamo tutto noi. And that sense of separation is, in one way, the definition of ego. E quel senso di separazione, in un certo senso, è la definizione di ego. So the stronger your ego is, the stronger you think that you're in control not only of yourself but of everything else. Quindi quanto più forte è il tuo ego, quanto più forte è la tua convinzione di essere in controllo non solo di te stesso ma di ogni altra cosa. And so you go into a restaurant and you order exactly what you want and you tell the waiter to tell the chef to do such and only these spices and cook it exactly this way. E quindi vai al ristorante e ordini esattamente quello che vuoi e dice al cameriere di dire allo chef di mettere esattamente questi ingredienti, queste spezie ben precise. And even though the meal comes and it's perfect, still just to show your power you have to criticize somewhat. E anche se il pranzo, la cena arrivano e sono perfetti, tu per dimostrare il tuo potere devi un po' criticare. And so you eat your meal and you go out of the restaurant thinking I am really important person. E quindi consumi il tuo pasto, poi esci dal ristorante pensando sono proprio una persona importante. The world obeys me exactly as it should. Il mondo mi obbedisce esattamente come dovrebbe. And never give a single thought to how are you going to digest that food? E non pensi neanche lontanamente a come digerirai quel cibo. How is the food going to get broken down and then the nutrients from that into the cells of your body? Come verrà spezzato questo cibo e diventerà i nutrienti, le sostanze nutritive che entreranno nelle cellule del tuo corpo. How is the body then going to turn that into energy? E come il corpo lo trasformerà in energia. How is your blood going to flow? E come fluirà il tuo sangue. None of that is dependent upon your willpower. Niente di tutto ciò dipende dalla tua forza di volontà. But without that flow of grace, you would not live a single minute. Ma senza quel flusso di grazia tu non vivresti neppure un istante. Grace in one way is like the sunlight. La grazia in un certo senso è come la luce del sole. No life on earth could exist without the sun's rays helping us to do that. Non esisterebbe la luce sulla terra se i raggi del sole non ci aiutassero a crearla. We had a wonderful man who helped us start the gardens at Ananda. Devi worked in the gardens, Shivani worked in the gardens, Kirtani worked in the gardens. Almost everyone worked in the gardens in the early days. Nei primi tempi di Ananda, in America, Ananda Village, c'era un uomo meraviglioso che ci ha aiutato a gestire gli orti e tante persone, quasi tutti noi abbiamo lavorato lì, Shivani, Devi, Kirtani. And this man said, all life on earth is dependent
upon the interaction of the sun's rays and 2 or 3 millimeters of soil. E lui ha detto tutta la vita sulla Terra dipende dall'interazione tra i raggi del Sole e 2 o 3 millimetri di terreno, di suolo. And so even the agency of the sun is keeping us alive without us doing anything. Quindi perfino l'azione del Sole ci mantiene in vita senza che noi facciamo nulla. And if you take sunlight and you hold up a prism to that sunlight, you see that the sunlight is actually composed of different colors, the colors of the rainbow or the spectrum. E se tu metti un prisma davanti alla luce del Sole, ti accorgi che in realtà è composta da tanti colori, i colori dell'arcobaleno, i colori del prisma. Well, now imagine, let's just, instead of the sun, take the center of the galaxy. Imagine a great power emanating from that center of the galaxy, and we'll call that grace. E quindi invece di prendere l'esempio del Sole, prendiamo il centro della galassia ed immaginiamo un grande potere, una grande forza che emana dal centro della galassia e lo chiamiamo grazia. But unlike the sun, which just seems mechanical, the rays of the sun just seem mechanical, we have to understand that that flow of grace is filled with intelligence. Ma a differenza dei raggi del Sole che sembrano meccanici, dobbiamo comprendere che questo flusso di grazia è colmo di intelligenza. And instead of the colors of the rainbow, we have the aspects of God that are flowing through that grace. E invece dei colori dell'arcobaleno, quello che fluisce attraverso quella grazia sono gli aspetti di Dio. Traditionally, there are 8 aspects of God, the way that He manifests. Per tradizione ci sono 8 aspetti di Dio, cioè i modi in cui Lui si manifesta. And in order to keep it more on the subject, I won't name them all because that will bring us into the mind. Many of you know them anyway. E non li menzionerò tutti per non andare fuori tema, perché ci porterebbe troppo su un piano mentale, e la maggior parte di voi comunque li conosce. But I will concentrate on a couple of them, those being love and joy. Ma voglio concentrarmi su un paio di questi aspetti, che sono l'amore e la gioia. So imagine that you don't need to imagine, understand that we're constantly being kept alive by intelligent love and intelligent joy that's being beamed from God. Quindi vogliamo comprendere che siamo costantemente mantenuti in vita da un amore intelligente e una gioia intelligente che vengono proiettati verso di noi da Dio. And without that power, we couldn't stay alive. E senza quel potere non potremo rimanere in vita. But even without being appreciative of that power, still we stay alive. Ma anche senza renderci conto, senza apprezzare quel potere, comunque rimaniamo in vita. Because that grace will flow no matter what, just as the sun's light shines down on the greatest saint and the worst criminal. Perché quella grazia fluisce comunque, così come i raggi del sole illuminano sia il più grande peccatore che il più grande santo. So whether or not we receive that grace is not dependent upon our will at all. Quindi il fatto che noi riceviamo o meno questa grazia non dipende dalla nostra volontà. But Master said that if you bathe in the sun and you concentrate on receiving the sun's rays, you will receive 100 times the benefit than if you just do it automatically or without any consciousness. Ma il maestro ha detto che se tu ti metti sotto i raggi del sole e consapevolmente li attrai, li ricevi, avrai dei benefici 100 volte maggiori che se rimani passivamente sotto il sole. So imagine if just the sunlight, which is like a small, tiny portion of the grace of God, quindi immagina se la luce del sole, che è solo una piccola porzione della luce, della potere di Dio, by cooperating with the sunlight, we can receive 100 times the benefit. E cooperando con la luce del sole noi possiamo ricevere 100 volte i benefici. Imagine then how much benefit we will receive if we cooperate with the whole flow of grace. Immagina allora quali benefici possiamo trarre dal cooperare con il flusso della grazia. If we will attune our will to the will of God. Se sintonizziamo la nostra volontà con la volontà di Dio. And when we do that,
our whole life begins to change. E quando lo facciamo, tutta la nostra vita comincia a cambiare. Master said that the highest prayer Il Maestro ha detto che la preghiera più elevata is to pray, I will reason, I will, and I will act. ha detto è questa: io ragionerò, vorrò e agirò. But guide thou my reason, will, and activity to the right path in everything. Ma guida tu la mia ragione, la mia volontà e le mie azioni nella giusta direzione in ogni cosa. And why is that such an important prayer? E perché questa è una preghiera così importante? Because it attunes us, it attunes our voluntary desire and willpower to be aligned to the flow of grace. Perché ci mette in sintonia, sintonizza il nostro desiderio, la nostra volontà con questo flusso della grazia. It just so happens that the last blog I wrote about a week and a half ago was on exactly this subject, so I'm going to read that. E l'ultimo blog che ho scritto una settimana e mezzo fa era proprio su questo argomento e quindi ve lo voglio leggere. Yes, I'll read it in English off of this New Age device. Lo leggerò in inglese da questo aggeggio New Age And Sahaja will read it in Italian. e poi Sahaja lo leggerà in italiano. Do I need to unblock Yeah. it? Unless my fingerprint is just the same as yours. Oh, okay. So I chose this in part because it's all about Italy. Sorry, I didn't hear you. I chose it in part, this blog, to read because it's all about Italy. L'ho scelto in parte perché parla dell'Italia. So this was written 1 week ago. E questo è stato scritto una settimana fa. So I'll just read it in English and then I'll read the whole thing in English and then Sahaja will read it all in Italian. Quindi leggerò tutto il testo in inglese e poi Sahaja lo leggerà tutto in italiano. Next week we will be back in Italy, the land of saints. Our Ananda community is near Assisi, made famous by Saint Francis, Italy's most beloved saint. Paramahansa Yogananda spoke of him as a patron saint for those, like us, who are seeking union with God. 25 years ago, Devi and I helped establish Ananda's work in Europe, living for 8 months near Lake Como in northern Italy. It was a difficult time on many levels, filled with challenges and tapasya. It felt like Italy, with its ancient Catholic traditions, was not ready to accept a yogic path and was giving us, literally, a cold shoulder. We were in an unheated summer villa during the coldest winter in 100 years. And I have to stop here a moment because I see our dear friend Alessandra, and it was her villa and her gracious offer of letting us stay there that helped establish Ananda's work in Italy. So God will, and Master and Ananda will ever be grateful for that. Jyotish ha fatto una piccola parentesi nel testo perché, come sentirete, parla di una villa a Como dove Ananda Europa ha avuto inizio, e qui c'è Alessandra che era la persona che ha messo a disposizione questa villa, quindi Jyotish l'ha voluta ringraziare e ha detto che riceverà grandi benedizioni per quello che ha fatto per Ananda. So now let's return to Italy was giving us the cold shoulder. We were in an unheated summer villa during the coldest winter in 100 years. Then we visited Assisi. Finally, after months, we felt welcomed, bathed in the universal love of St. Francis. The little winding streets seemed very familiar, as if Italy was finally opening her arms after a long, lonely sojourn. St. Francis, who wanted only to love God and to serve Him
with every fiber of his being, was not put off by our yogic path. Some years later, with two dear friends, who happened to be Arjuna and Shivani, we visited the church associated with Italy's favorite modern saint, Padre Pio. Miracles encircled us during the whole trip. On our way there, driving at dusk through a heavy rain, the lights of the car began to dim. The wipers slowed, then stopped. We managed to coast into a petrol station, hoping to find a mechanic, but the lone attendant reminded us, with a typical Italian shrug, it was Friday and everyone was gone for the weekend. We would have to find a hotel and wait until Monday. We accepted the news calmly. Being on a holy pilgrimage, we were happy to cooperate with God's grace, no matter what form it took. As we looked around, we were amazed to see that next door was a business specializing in electrical repairs, and it was open. A kindly man agreed to stay late and take a look at the problem. Slogging through the rain, we pushed the car with its dead battery to the shop. Divine Mother, in the form of the obliging mechanic, was able to fix the problem quickly and send us on our way. When you feel that God is near, He will be near. A second miracle occurred the next day, which we spent visiting the cathedral associated with Padre Pio. Toward evening, seeking silence, we discovered an out-of-the-way choir loft, the very spot where the saint had received the stigmata, the open wounds of Jesus, which he bore for the rest of his life. It was a perfect place to meditate, and, lost in inner communion, we failed to hear the bell signaling the closing of the church. We did, however, hear the door of the loft being locked. Well, we thought, we'll just have to stay here and meditate through the night until they open the church in the morning. There are worse fates for yogis. A few hours later, the doors were opened by a shocked priest who was leading a special tour for some American pilgrims. Seeing our predicament, he invited us to join the group. It was as if Padre Pio wanted to give us our own special tour, showing us all his favorite nooks and crannies. The evening ended with a blessing by the priest, using one of the gloves that still bore the remnants of the great saint's holy blood. When we love God, He will play with us, sometimes by giving us the gift of a frigid winter, other times by coming to us as a guardian angel in overhauls, and always by giving us His blessings. Enjoy, Nayaswami Jyotish. La settimana prossima saremo di nuovo in Italia, la terra dei santi. La nostra comunità Ananda si trova vicino ad Assisi, la città resa famosa da San Francesco, il santo più amato d'Italia. Paramahansa Yogananda lo ha definito il santo patrono di coloro che, come noi, cercano l'unione con Dio. 25 anni fa, Devi e io aiutammo a fondare l'opera di Ananda in Europa, vivendo per 8 mesi vicino al lago di Como, nell'Italia settentrionale. Fu un periodo difficile a tanti livelli, pieno di sfide e di tapassia, sacrificio di sé. Era come se l'Italia, con le sue antiche tradizioni cattoliche, non fosse pronta ad accettare un sentiero yogico e ci stesse, letteralmente, trattando con freddezza. Alloggiavamo in una villa estiva priva di riscaldamento durante l'inverno più freddo degli ultimi 100 anni. Poi visitammo Assisi. Finalmente, dopo mesi, ci sentimmo accolti, permeati dall'amore universale di San Francesco. Le stradine tortuose ci sembrarono del tutto familiari, come se l'Italia ci stesse finalmente aprendo le braccia dopo un lungo soggiorno solitario. San Francesco, che desiderava solo amare Dio e servirlo con ogni fibra del suo essere, non era intimorito dal nostro sentiero yogico.
Alcuni anni dopo, con 2 cari amici, che ha detto Jyotish erano Arjuna e Shivani, visitammo le chiese dedicate al santo moderno più amato d'Italia, Padre Pio. Accaddero miracoli durante tutto il viaggio. Nel viaggio di andata, mentre guidavamo al crepuscolo nella pioggia battente, le luci della macchina cominciarono ad affievolirsi. I tergicristalli rallentarono, poi si fermarono. Riuscimmo in qualche modo, a motore spento, a raggiungere una stazione di servizio, sperando di trovare un meccanico. Ma l'unico addetto rimasto ci disse, con la tipica alzata di spalle degli italiani, che era venerdì e che tutti erano andati via per il fine settimana. Avremmo dovuto cercare un hotel e aspettare fino a lunedì. Accogliemmo la notizia con calma. Poiché stavamo facendo un pellegrinaggio sacro, eravamo felici di collaborare con la grazia di Dio, qualunque forma assumesse. Mentre ci guardavamo attorno, ci accorgemmo con meraviglia che alla porta accanto c'era un'officina specializzata in riparazioni elettriche e che era aperta. Un signore gentile accettò di trattenersi per dare un'occhiata al problema. Arrancando nella pioggia, spingemmo la macchina con la batteria morta fino all'officina. La Madre Divina, nella forma di un meccanico premuroso, riuscì a risolvere velocemente il problema e a farci riprendere il viaggio. Quando senti che Dio è vicino, Lui sarà vicino. Un secondo miracolo accadde il giorno seguente, che trascorremmo visitando la cattedrale dedicata a Padre Pio. Verso sera, cercando il silenzio, scoprimmo un soppalco appartato riservato al coro, che era proprio il posto in cui il santo aveva ricevuto le stimmate, le ferite di Gesù, che egli portò su di sé per il resto della vita. Era il luogo perfetto per meditare e, immersi nella comunione interiore, non sentimmo la campanella che indicava la chiusura della chiesa. Sentimmo, tuttavia, la porta del soppalco che veniva chiusa a chiave. Bene, pensammo, dovremo semplicemente rimanere qui e meditare tutta la notte, finché non apriranno la chiesa la mattina. Ci sono destini peggiori per gli yogi. Qualche ora dopo, le porte furono aperte da un sacerdote stupefatto che stava guidando una visita speciale per alcuni pellegrini americani. Vedendo la difficile situazione in cui ci eravamo trovati, ci invitò a unirci al gruppo. Era come se Padre Pio volesse darci il nostro tour speciale, mostrandoci tutti i suoi angolini preferiti. La serata si concluse con una benedizione impartita dal sacerdote con uno dei guanti che conservano tuttora tracce del sacro sangue del santo. Quando amiamo Dio, Lui giocherà con noi, a volte dandoci il dono di un inverno rigido, altre volte venendo a noi come un angelo custode con la tuta da lavoro, e sempre portandoci le sue benedizioni. Con gioia, Nayaswami Jyotish. That was a very, very interesting trip. È stato quello un viaggio veramente molto molto interessante. But cooperating with grace is about much, much more than hoping for some miracles. Ma cooperare con la grazia è molto, molto di più che sperare nei miracoli. As I said earlier, cooperating with grace means that everything in our life will flow more easily. Come ho detto prima, cooperare con la grazia significa che ogni cosa nella nostra vita fluirà più facilmente. If you're having some difficulty in your life, say problems with business or income, Ad esempio, se hai problemi nella tua vita con il business, con i guadagni, if you can get into the heart of cooperating with the grace that is bringing you that test, then that test, you'll find the avenue out of that. se tu puoi entrare nel cuore della grazia che ti sta portando quella prova, allora e collabori con quella grazia, allora vedrai che si aprirà una soluzione. If you're trying to do something new and creative, cooperate with the grace that flows through our line of masters. Se stai cercando di fare qualcosa di nuovo, di creativo, coopera con la grazia che fluisce attraverso la nostra linea di maestri. We heard a wonderful story from a man who lives at Ananda village.
Abbiamo sentito una storia meravigliosa di un uomo che vive ad Ananda Village. He's the man who invented the system like typing for phones and iPads called Swipe. Questo uomo ha inventato quel sistema per scrivere sui cellulari, sugli iPad, eccetera, che si chiama Swipe. Is that available in Italy also? È disponibile anche in Italia. So when he was creating that, the reason he created it was not to make money. Mentre lui lo stava creando, il motivo per cui lo creava non era di fare soldi. He always had a deep desire to help people who had handicaps. Lui aveva sempre avuto il profondo desiderio di aiutare le persone disabili. And he realized it would be much easier for them to move their finger than to try to do typewriting. E si è reso conto che per loro sarebbe stato più facile muovere il dito, farlo scivolare sullo schermo invece di proprio battere i tasti. But this is the important part. He said that every time he came to a problem that he did not know how to solve, he would sit down and pray and ask Master to inspire him with the solution. Ma la cosa importante è che ogni volta che lui incontrava un problema, lui si sedeva e pregava il maestro di dargli la soluzione. And in fact, that inspiration did come. E infatti l'ispirazione ogni volta è arrivata. So if we expect to have the help of God, then it will come to us. Se noi ci aspettiamo di avere l'aiuto di Dio, quell'aiuto verrà. We can't expect it like that proud man in the restaurant Non possiamo aspettarcelo come quell'uomo orgoglioso al ristorante who thinks that he can demand God's help. che pensa di poter pretendere l'aiuto di Dio. But if we expect it with an open heart and a loving sense of connection with God, then it will be there. Ma se ce l'aspettiamo con il cuore aperto e con un amorevole senso di connessione con Dio, allora ci sarà. The more we can have the understanding and the actual experience that God is everywhere and in everything, Più noi possiamo comprendere e anche percepire che Dio è ovunque, in ogni cosa, the more we'll feel His grace. più percepiremo la sua grazia. And that grace will support everything. E quella grazia sosterrà ogni cosa. In fact, even Master said that when he would try to do a project on his own, it would fail. Perfino il maestro ha detto che quando cercava di fare un progetto per conto suo, falliva. But if there was something that Divine Mother wanted him to do, it would succeed. Ma se c'era qualcosa che la Madre Divina voleva che lui facesse, allora aveva successo. And so that gives us a very good understanding of how to cooperate with grace. E quindi questo ci dà un'ottima comprensione di come cooperare con la grazia. We should try to feel that we're doing everything as an extension of Divine Mother. Dovremmo comprendere e cercare di fare ogni cosa come un'estensione della Divina Madre. Now we won't do that unless we're able to meditate, E non saremo capaci di farlo se non meditiamo. or at least have a deep life of prayer and introspection. O perlomeno se non abbiamo una profonda vita di preghiera e introspezione. Because the more our consciousness is outward, the more things are separated and the stronger our ego becomes. Perché più la nostra vita è esteriore, più le cose sono separate e più forte diventa il nostro ego. And the ego makes us like the proud man in the restaurant, E l'ego ci rende come quell'uomo orgoglioso nel ristorante. offering that ego makes us like Padre Pio or Master. E invece offrire il nostro ego ci rende come Padre Pio, come il Maestro. But that needs to be done by interiorizing the energy and bringing it up. Ma questo deve essere fatto interiorizzando l'energia ed elevandola. And I won't go into this theme very much because it's the very substance, the very essence of the teachings of our path. E non voglio entrare troppo in questo argomento perché è proprio la sostanza, l'essenza stessa degli insegnamenti di questo sentiero. But I'll just end by saying that if we consciously spend
as many moments of the day as we can, feeling that we're cooperating with Divine Mother. Ma voglio concludere dicendo che se noi possiamo trascorrere tutti i momenti possibili nella giornata sentendo che stiamo cooperando con la Madre Divina, then we will receive 100 times, perhaps 1,000 times more blessings and instruction and intuition than if we go through life unaware. allora riceveremo 100 volte o 1000 volte più benedizioni sotto forma anche di intuizioni, di istruzioni, che se vivessimo senza sintonizzarci. It's really very simple. È veramente molto semplice. I would like to begin by sharing one of the beautiful stories from the Bible. Vorrei cominciare condividendo una delle bellissime storie della Bibbia. It is the episode where, after Christ has delivered the Sermon on the Mount, È quell'episodio subito dopo il messaggio della montagna di Gesù, above the Sea of Galilee, sopra il mare di Galilea. and he has fed the multitudes with loaves and fishes. E lui ha dato da mangiare alle moltitudini pani e pesci. And then he and the disciples descend from the mountain and go down to the sea once more. E poi lui e i discepoli scendono dalla montagna e ritornano ancora una volta al mare. And Christ tells the disciples, "Take your boat out on the sea." E Gesù dice ai discepoli: prendete la vostra barca, andate al largo, But I will remain here and pray. ma io rimarrò qui a pregare. And so the disciples followed the word of their master and rowed their boat out onto the waters of the Sea of Galilee. E quindi i discepoli obbediscono al maestro e prendono i remi e portano la barca sul mare di Galilea. But then all of a sudden a huge storm came up, Ma poi all'improvviso arriva una grande tempesta, and the winds were howling around them, con venti fortissimi and the waves were threatening to overturn the boat. e onde che minacciano di capovolgere la barca. And as it says in English in the Bible, and they were sore afraid. E nella Bibbia dice: e loro ebbero una grande paura. But then in that moment of fear, they looked, and who should appear to them standing in the middle of the storm, in the middle of the waters, but Christ. Ma nel mezzo di questa tempesta, di questa grande paura, loro guardano e chi vedono proprio nel mezzo della tempesta? Vedono Gesù. And Christ said to Peter, "Come to me." E Cristo dice a Pietro: vieni a me. And Peter said, "But my Lord, I cannot do this. I am afraid." E Pietro dice: ma Signore, io non posso fare questo, io ho paura. And Christ said, "Am I not always with you?" E Cristo risponde: non sono forse sempre con te? And overcoming his fear, E superando la sua paura, Peter stepped out of the boat onto the water and began walking towards his master. Pietro scende dalla barca e comincia a camminare sulle acque verso il suo maestro. But still the winds howled, Ma comunque i venti soffiavano and the impetuosi waves were splashing on him. e le onde si infrangevano contro di lui. And Peter called out, "Lord, I am afraid." E Pietro ha gridato: Signore, io ho paura. But Christ reached out and lifted him from the waters. Ma Cristo ha proteso la sua mano e lo ha sollevato fuori dall'acqua. And together they came towards the safety of the boat. E insieme sono tornati alla sicurezza della barca. And the storm began to recede. E la tempesta ha cominciato a placarsi. But this is a beautiful story that illustrates how grace works in our life. Questa è una bellissima storia che illustra come la grazia opera nella nostra vita. And you know, the stories of the Bible or the stories of great saints, they did not happen only 2,000 years ago. E le vite dei grandi santi, le storie della Bibbia non sono successe solo più di 2000 anni fa, But they are happening today. ma accadono oggi, They are eternal. sono eterne.
Because it is the play, the eternal play of the soul, the individual soul with God. Perché è l'eterno gioco dell'anima individuale con Dio. So this story is our story. E quindi questa storia è la nostra storia. And what can we learn from it? E che cosa possiamo apprendere da essa? First, the disciples were with the Master, Prima i discepoli erano con il Maestro and they were enjoying his words of deep wisdom and comfort. e si stavano godendo le sue parole di profonda saggezza, di conforto. And then they watched him do the miracle of from a few loaves and fishes feeding the thousands. E poi lo hanno visto fare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. But then their master told them, "You must leave and take your boat away." Ma poi il Maestro gli ha detto: voi dovete andare e portare via la vostra barca. And then the storm came, E poi è arrivata la tempesta and life's tests come. e le prove della vita vengono. And we, in mistaken understanding, we think we are alone, E nella nostra errata comprensione noi pensiamo di essere soli and we are sore afraid. e noi siamo tanto spaventati. But in the midst of our fear, Ma nel mezzo della nostra paura, in the midst of our test, nel mezzo delle nostre prove, if we have faith, se abbiamo fede, if we have love of God, se abbiamo amore per Dio, then God appears. allora Dio appare. Maybe not in a vision, Forse non in una visione, but as comfort in our heart, ma come conforto nel nostro cuore. and says, "Do not be afraid. E dice: non avere paura. I am with you in the midst of the storm. Io sono con te nel mezzo della tempesta. Will you come to me?" Vuoi venire a me? But then what happens? Ma poi cosa succede? We are afraid. Abbiamo paura. How can I move forward in the midst of these tests? Come posso andare avanti in mezzo a queste prove? They are stronger than I am. Sono più forti di me. But if we are able to keep moving forward, Ma se siamo capaci di continuare ad andare avanti, then the Lord takes our hand allora il Signore ci prende la mano and we come to safe harbor. e arriviamo in un porto tranquillo. So what do we learn from this? Quindi cosa impariamo da questo? It begins with our finding inspiration All'inizio si tratta di trovare l'ispirazione in God or from our guru. in Dio o dai nostri maestri, But then our guru understands. ma poi il nostro guru comprende. You must fight the battles that are karmically before you. Devi combattere le battaglie karmiche che si trovano davanti a te. I can't protect you from this, Io non posso proteggerti da esse nor would it be wisdom to try. e non sarebbe neppure saggio provarci. But if you have the courage Ma se tu hai il coraggio and the faith in me, e la fede in me, you will be able to overcome, tu sarai in grado di superarle and you will learn your own strength e diventerai consapevole della tua forza, in a way you never knew before. come mai ne sei stato consapevole. And in the end, E alla fine there is the peace of God. ci sarà la pace di Dio. And so, what is grace? E quindi che cos'è la grazia? Is it that everything always goes right in our lives? È che tutto va bene sempre nella nostra vita? There is never a problem. Che non c'è mai un problema? The pipes never break. E i tubi non si rompono mai? Our children never misbehave. I nostri bambini, i figli non si comportano mai male? This is not grace. Questa non è grazia. But grace is the ability La grazia è la capacità to move forward di andare avanti in whatever comes e qualunque cosa accada, with faith in God. con fede in Dio. And it's that courage and faith and love combined Ed è quel coraggio, quella fede, quell'amore messi insieme that draws the presence of God, che attirano la presenza di Dio, even in the most difficult situations. perfino nelle situazioni più difficili. Some years ago, we heard a very great saintly man give a
tell the story of his life. Diversi anni fa abbiamo ascoltato un uomo molto santo che raccontava la storia della sua vita. His name was Richard Wurmbrand, E si chiama Richard Wurmbrand. and he was born in Romania Era nato in Romania and became a minister. ed era diventato ministro. And when the communists took over his country, E quando il ministro di culto, e quando i comunisti avevano invaso il suo paese, they imprisoned Richard and his wife lo avevano messo in prigione insieme alla moglie, in solitary confinement in isolamento, and in fact tortured them e li avevano anche torturati for many years. per molti anni. And he was locked in a cell that had no light. E lui era rinchiuso in una cella senza luce. And every day just a little slot would open at the bottom of the door and they would push food in. E ogni giorno aprivano una piccola porticina nella porta più grande e spingevano dentro il cibo. But eventually there was such a protest from internationally that they released him. E alla fine ci furono talmente tante proteste internazionali che lui fu liberato. And he began going all over the world speaking of his experiences. E lui cominciò a viaggiare in tutto il mondo parlando delle sue esperienze. And we went to hear him speak with Swami Kriyananda at one time. E una volta siamo andati a sentirlo parlare insieme a Swami Kriyananda. He was a beautiful man. Era un uomo meraviglioso. His back had been broken many times Gli avevano spezzato la schiena diverse volte from beatings, con le percosse and his teeth had been all knocked out. e anche gli avevano fatto saltare via tutti i denti. But he was radiant. Ma era radioso. And when you looked at him, all you could think of was the beauty of God's grace. E quando lo guardavi, l'unica cosa a cui riuscivi a pensare era la bellezza della grazia di Dio. And when he spoke of his experiences, E quando lui parlava delle sue esperienze, it was not with bitterness or pain. non c'era amarezza, non c'era dolore. He spoke of the time in the darkness, Parlava di quel periodo nell'oscurità. and he said, you know, in absolute silence you can hear the voice of God. E diceva, sapete, nel silenzio assoluto potete sentire la voce di Dio. In utter darkness you can see the light of God. E nel buio più completo potete vedere la luce di Dio. Now, God willing, we will never know the suffering that he knew. E per grazia di Dio noi non conosceremo mai la sofferenza che lui ha conosciuto. But God willing, we will know the joy that he knew. Ma con la grazia di Dio conosceremo la gioia che lui ha conosciuto. But we must be willing to, whatever comes, to say, this is God's grace. Ma dobbiamo essere disposti che qualunque cosa arriva, noi diciamo questa è la grazia di Dio. And not say, why me? Why is this happening to me? E non dire ma perché a me? Perché questo sta accadendo a me? Everything that comes is God's grace. Tutto quello che arriva è la grazia di Dio. It may not seem like it in the moment, Forse al momento non ti sembra che lo sia, but a lifetime is a good amount of time to learn some lessons. ma una vita è un periodo di tempo abbastanza lungo per imparare delle lezioni. And you can look back at different experiences. E tu puoi guardare indietro a diverse esperienze. I remember in the life of Ananda Village. Mi ricordo nella vita di Ananda Village. In 1975, the community burned to the ground. Nel 1975 ci fu un incendio che bruciò praticamente tutte le case. And Jyotish and I lost everything we had. E Jyotish e io perdemmo tutto quello che possedevamo. But looking back, I would not have traded that experience for anything. Ma guardandomi indietro non cambierei quell'esperienza per niente al mondo. Because I understood, where did my happiness come from? Perché mi aiutò a capire da dove viene la mia felicità, Where did my security come from? da dove veniva la mia sicurezza, Where did my sense of self-identity come from? da dove veniva il mio senso di identità personale, Because it was all gone. perché tutto era andato via. But
what remained was the awareness of God's grace within. E quello che era rimasto era la consapevolezza della grazia di Dio dentro di me. And sometimes you have to lose it all before you know that. E a volte devi perdere tutto prima di conoscere questo. So, what can we do to deepen our ability to draw this grace? Quindi cosa possiamo fare per approfondire la nostra capacità di attirare la grazia? Well, first of all, like Peter, Innanzitutto, come San Pietro, we must start with love of God. dobbiamo cominciare con l'amore di Dio. God cannot resist this. Dio non può resistere a questo. Master said that God has everything in the world, Il Maestro ha detto che Dio possiede ogni cosa nel mondo, but the one thing he lacks is our love. ma l'unica cosa che gli manca è il nostro amore. And it's this magnetic call of the soul Ed è questo richiamo magnetico dell'anima that God cannot resist. al quale Dio non può resistere. There's a story from one of my favorite saints of India, Ananda Moyi Ma, C'è una storia di una delle mie sante preferite dell'India, Ananda Moyi Ma, where once she was giving darshan, the blessing of the sight of a saint. Una volta lei stava dando un darshan, cioè la benedizione che viene dal vedere un santo. And this man came who was a very highly regarded hatha yogi. E da lei venne un uomo che era un hatha yogi molto stimato. And he began demonstrating for Ma these very complex and difficult yoga asanas. E lui cominciò a dimostrare per Ma queste posizioni yoga molto difficili e complesse. And Ma didn't even look at him. E Ma non lo guardò neppure. She just was staring off into the cosmic void. Stava guardando nel vuoto cosmico. And then the little devotee humbly came and sat at her feet. E poi un piccolo devoto arrivò e si sedette ai suoi piedi. And she said, "Oh, my child, you have come." E lei ha detto, "Oh, figlio mio, sei arrivato." So just as Christ said, he reveals these things to those of pure at heart. E proprio come ha detto Gesù, Dio rivela queste cose a coloro che hanno il cuore puro. So to draw the grace, we don't have to pray to God in the most eloquent language we can imagine. Quindi per attirare la grazia non è necessario pregare a Dio con linguaggio eloquente. We need to come from that point of purity of our own heart Ma deve venire da quel punto di purezza nel nostro cuore, that simply says, I love you. che dice semplicemente io ti amo, I am yours. io sono tuo, I am your child. sono tuo figlio. And we start with that. But that's when God sees that we are receptive in this way, then he says, all right, let's begin the drama. E noi cominciamo così, e poi quando Dio vede che noi siamo ricettivi in questo modo, allora dice, va bene, cominciamo il dramma. And then our karma starts to come. E allora il nostro karma comincia ad arrivare. In the early years of Ananda, I was always puzzled Nei primi anni di Ananda mi stupiva sempre molto, because people would come and they would be meditating a lot. che le persone arrivassero e meditassero molto, And everything seemed to go perfectly for them. e per loro sembrava che tutto andasse perfettamente. And for me, I tried, E per me invece io provavo, but nothing worked out well. ma non c'era niente che funzionasse And bene I didn't understand. e non lo capivo. But looking back, none of those people stayed. Ma se mi guardo indietro, nessuna di quelle persone poi è rimasta. It wasn't challenging for them. Non c'erano sfide per loro. But when God wants you to pay attention to Him, Ma quando Dio vuole che tu presti attenzione a Lui, He will give you tests. allora ti darà delle prove. And He will wait to see, will you call on me during those tests? E aspetterà per vedere se tu lo chiamerai And in quelle prove. And that's the beauty, the beautiful play of God and the individual soul. E questo è il bellissimo gioco tra Dio e l'anima individuale. So grace does not, don't think that it only means that everything goes well.
Quindi non pensare che la grazia significhi che tutto va bene. It's often quite the opposite. Spesso è proprio l'opposto. It's the soul who says, we were speaking with Maya Devi, who fell and broke her nose yesterday. Stavamo parlando con Maya Devi che è caduta e si è rotta il naso ieri. And we quoted Master who said, I may be bloodied but unbowed. E abbiamo citato il maestro che dice posso anche essere sanguinante ma non mi piego, non sono sconfitto. See, and this is what pleases God. E questo è quello che fa piacere a Dio. But then it also takes courage. Ma ci vuole anche coraggio, It's not just endurance, non solo resistenza. but we have to say, just as Christ said, if someone slaps you, turn the other cheek. È come ha detto Cristo, Gesù, ha detto se qualcuno ti dà uno schiaffo, porgigli l'altra guancia. And Master interpreted this statement. E il maestro ha interpretato questa affermazione He said he's speaking of karma. e ha detto lui sta parlando del karma. If you get a karmic blow, Se ti arriva un colpo karmico, don't shrink back and say, oh, don't do that again. non ritrarti dicendo ah ma non farlo più. You say, bring it on. E tu devi dire coraggio, fatti sotto, I am ready. io sono pronto. And and then you begin realizing, I can do this. E così cominci a renderti conto che ce la puoi fare. There's nothing that will stop my love for God. Non c'è nulla che possa fermare il mio amore per Dio. There's no impediment that will pull me off the path. Non c'è alcun impedimento che mi distoglierà dal sentiero. And this draws even more grace. E questo attira ancora più grazia. Until finally we, like Peter, maybe not literally can walk on water, Finché finalmente, come San Pietro, forse non letteralmente potremo camminare sulle acque, but again this is an allegory. ma anche questa è un'allegoria. For walking on water is a symbol of transcending our own karma. Perché camminare sulle acque è il simbolo di trascendere il nostro karma. Whatever happens, we can walk above it. Qualunque cosa accada, noi possiamo camminare sopra a questa cosa. Until we get to the point where, as Swamiji said so beautifully at the end of his life, Finché arriviamo al punto, come ha detto meravigliosamente Swamiji alla fine della sua vita, I no longer can tell where Kriyananda ends and Master begins. non riesco più a dire dove finisca Kriyananda e dove inizi il maestro. And we watched Swamiji, who lived in a state of grace. E noi abbiamo osservato Swamiji che viveva in uno stato di grazia. We watched him go through so many challenging experiences, Lo abbiamo visto mentre attraversava così tante esperienze sfidanti, but always with the openness and trust of a child. ma sempre con l'apertura e la fiducia di un bambino. Always with the consciousness that he was a child of Divine Mother. Sempre con la consapevolezza di essere figlio della Divina Madre. I remember once he was in India, we were in America, but we got word that he was having kidney failure. Mi ricordo una volta, lui era in India, noi in America, e ricevemmo la notizia che aveva dei problemi ai reni. And they had to rush him to the hospital and put him on dialysis. E hanno dovuto portarlo d'urgenza in ospedale e metterlo in dialisi. And many tubes coming in and out of his body. E c'erano tanti tubicini che entravano e uscivano dal suo corpo. And we called one of our friends there, one of Swami's, his nurse, Miriam, and just to find out, how is he doing? E abbiamo chiamato una nostra amica che all'epoca era l'infermiera di Swami, Miriam, per sapere come stesse Swami. We didn't expect we would speak with him, E non ci aspettavamo di parlare direttamente con lui. but Miriam said, I'm standing right next to Swami in his hospital room. Would you like to speak to him? Ma Miriam ha detto sono proprio qui accanto a Swami nella sua stanza d'ospedale, volete parlargli? And we said, of course, if he's able. E noi abbiamo detto certo, se lui è in grado. And he said, I look like a plate of pasta. E lui ha detto sembra un piatto di pasta, di spaghetti, There are so many tubes coming out of me. con tutti questi tubicini che escono da me.
always in a state of grace. sempre in uno stato di grazia. So, a very important component is to do the inner work. Quindi una componente molto importante è fare il lavoro interiore. That means meditation, E questo significa meditazione, the discipline of right attitude, la disciplina del giusto atteggiamento, discipleship to your guru, il discepolato al tuo guru, living his teachings vivere i suoi insegnamenti to the best of your ability. al meglio delle tue capacità. And all of these things prepare you E tutte queste cose ti preparano for drawing that grace. per attirare quella grazia. You know, it's just the art of knowing God is, in a sense, like any other art that we take up. E l'arte di conoscere Dio in un certo senso è come qualunque altra arte che vogliamo coltivare. If you want to be a great painter or sculptor or chef, Se vuoi essere un grande pittore o scultore o uno chef, you need to do the physical, mental, emotional preparation. devi fare la preparazione fisica, mentale, emozionale. It doesn't come just by wishing. Non viene solo perché lo desideri. To draw the grace, Per attirare la grazia, you need to do the work as well. devi anche per questo fare il lavoro. And that means living the teachings of your guru E questo significa vivere gli insegnamenti del tuo guru to the full extent of your capacity. al massimo delle tue capacità, And never say, I've done enough. senza mai dire ho fatto abbastanza. Always ask the question, Poniti sempre la domanda: what more can I do? che cosa posso fare in più? How can I have a better attitude? Come posso avere un atteggiamento migliore? How can I go deeper in my meditation? Come posso approfondire la meditazione? How do I go deeper in my Kriya practice? Come posso approfondire la mia pratica del Kriya? Complacency is the greatest enemy for spiritual growth. L'accontentarsi, l'essere compiaciuti di se stesso è il più grande nemico della crescita spirituale. But don't be intimidated by this thought. Ma non essere intimidito da questo pensiero. Take it on as a challenge. Prendilo come una sfida. Sometimes people look at those of us who have been a part of Ananda for many years A volte le persone guardano noi che facciamo parte di Ananda da tanti anni and they think, oh, you're different. It was easy for you. e pensano: ah, ma voi siete diversi, per voi è stato facile. And we laugh E noi ridiamo, because we know this isn't true. perché sappiamo che non è vero. We are not different. Noi non siamo diversi. We just had the stubbornness to keep doing it Abbiamo semplicemente avuto l'ostinazione di continuare a farlo and never to stop. e di non fermarci mai. But you can do this too. Ma anche voi potete farlo. There just has to be that moment Deve esserci semplicemente quel momento where it comes together in your soul. in cui tutto si riunisce nella tua anima. And you think, yes, I have a family. Yes, I have a business. Yes, I have responsibilities. E tu pensi: sì, ho una famiglia, sì, ho un lavoro, sì, ho responsabilità, But still, my soul is marching towards God. ma comunque la mia anima sta marciando verso Dio. Don't let anything get in your way. Non lasciare che niente interferisca con questo. Everything we are looking for, Tutto quello che cerchiamo, every happiness, ogni felicità, every fulfillment ogni appagamento, will be found through that experience of God's presence. lo troveremo attraverso l'esperienza della presenza di And the Dio grace that we draw e la grazia che attiriamo through our magnetic soul call. attraverso il richiamo magnetico della nostra anima. And then we can walk through the world E allora potremo andare nel mondo like a free soul, come anime libere, as Swamiji did. come ha fatto Swamiji. We were once on an airplane with him in India, Una volta eravamo su un aereo con lui in India and he was dressed in Western clothes. e lui indossava degli abiti occidentali. There was nothing outwardly about him that looked exceptional. Non c'era niente di esteriore in lui che sembrasse eccezionale. But as he walked up the aisle, Ma mentre camminava lungo il corridoio dell'aereo,
There was an Indian man behind us in the row, C'era un uomo indiano dietro di noi nel sedile and he saw that we were with Swami, e ha visto che noi eravamo con and Swami he tapped us on the shoulder, e ci ha battuto sulla spalla and he said, "Who is that man?" e ha chiesto: ma chi è quest'uomo? And we said, "That's Swami Kriyananda, a direct disciple of Yogananda." E abbiamo detto: è Swami Kriyananda, discepolo diretto di Yogananda. And he said, "India needs more people like him." E lui ha detto: l'India ha bisogno di più persone come lui. He didn't say a word, Swamiji. Ma Swamiji non aveva detto una parola, All he was doing was walking off the airplane. stava solo camminando nel corridoio dell'aereo. But the grace that surrounded him Ma la grazia che lo circondava touched people who could recognize it. toccava le persone che erano in grado di riconoscerla. So look forward to your life. Quindi guarda con aspettativa alla tua vita. Don't be afraid. Non essere timoroso. Even if you look ahead and say, "Oh, poor health is there, financial difficulties are there." Anche se guardando avanti dici: ah, ma ci sarà la cattiva salute, ci sono difficoltà finanziarie. Get out of the boat Esci dalla barca and walk towards the challenge. e cammina verso la sfida. Even if the storm is howling all around you, Anche se la tempesta imperversa tutto intorno a te. because it's in that act Perché in quell'atto that God appears Dio appare and says, "I am always with you." e dice: sono sempre con te. And then we know E allora sappiamo that that grace has always been with us. che quella grazia è sempre stata con noi, Had we but the courage to reach out. se avessimo solo avuto il coraggio di afferrarla. So we would like to take, should we have questions or take a break now? Okay, we will take a break now till about, quando? Okay, we'll take a couple of questions. Allora, Ok. se Ok. volete un paio di domande, fare un paio di domande prima della pausa. First, I have a question. Prima ho io una domanda. Will someone get me some more water, please? Qualcuno può portarmi dell'acqua, per favore? Sì. Allora, se ho sentito bene, la domanda è: come posso capire quando è la mia voce e quando è la voce di Dio? How can I understand when it's my voice and God's voice? This is not an easy question to answer Non è facile rispondere a questa domanda, because often God will come to us in a way that we don't expect. perché spesso Dio viene a noi in un modo che non ci aspettiamo. And sometimes He will ask us to do something that seems difficult or sometimes even odd to us, even crazy. E a volte ci chiede di fare qualcosa che ci sembra difficile o strano, a volte perfino folle. But just because it's difficult doesn't necessarily mean it's God's voice. We can also create those difficulties out of our own mind. Ma solo perché è difficile non significa che sia la voce di Dio, potremmo anche creare questa voce con la nostra mente. So what are some signs of this is true advice as opposed to the projection of our own subconscious mind? Quindi quali sono alcuni dei segni che ci aiutano a capire se è una proiezione del nostro subconscio, se è la vera voce di Dio? One is that there should seem a feeling in our heart that this is something that comes from God. Innanzitutto dovrebbe esserci una sensazione nel nostro cuore che questo è un qualcosa che viene da Dio. There should be a calmness about it. If we get excited,
then it probably means that it's not true intuition. Dovrebbe esserci calma, se siamo tutti eccitati, agitati, forse vuol dire che non è una vera intuizione. There's a whole subject of how to develop our own intuition. È un tema intero questo di come sviluppare l'intuizione. But to make it very simple, in order to have intuition, you have to interiorize your energy. Ma per renderlo molto semplice, per poter avere l'intuizione, devi interiorizzare la tua energia. You have to get your mind and your emotions both calm. Devi calmare la mente e le emozioni. And then you have to ask without feeling that you want this answer or that answer. E poi devi chiedere senza la sensazione che vuoi una risposta piuttosto che un'altra. And gradually you will be able to discern between the advice that comes from God and the advice that comes from your own subconscious mind. E un po' alla volta diventi in grado di discernere qual è la risposta, il consiglio che viene da Dio e quello che viene dalla tua stessa mente. But it takes very deep calmness and quietness and a listening rather than a demanding of God. E ci vuole molta calma, molta quiete e un atteggiamento di ascolto piuttosto che di pretendere da Dio. I would also add that which comes from God always makes us feel greater peace and greater self-worth. Vorrei anche aggiungere che quello che viene da Dio ci fa sentire sempre una maggiore pace e un maggiore senso del nostro valore. God will never belittle us Dio non ci sminuirà mai, because he sees us as his children perché ci vede come suoi figli, with great love. con grande amore. So that which comes from God makes us feel not proud or egotistical, but humbly knowing that we have value in his eyes. Quindi quello che viene da Dio non ci renderà egoici, non ci renderà orgogliosi, ma con umiltà, consapevoli del nostro valore ai suoi occhi. So anything that makes you feel diminished or lacking value, this is not from God. Quindi qualunque cosa ti faccia sentire più piccolo, più privo di valore, questo non può venire da Dio. Ok, forse facciamo una pausa. Okay. Until when, Jyotish? When? Okay, 20 minutes. 20 minuti. So ritorneremo alle 12 meno in 4. So we'll So 20, 12:20. 12:20. So we'll take a break until 20 past 12.
fermati lì, null'altro avallo. Is there anywhere on earth perfect freedom, sorrow's death, selfless friendship, blameless birth, cherished these, naught else has worth. Sei in un angolo del mondo, c'è la purezza, umiltà, vero amore, onestà, fermati lì, null'altro avallo. Cerca in tutto il mondo dove l'umanità, nei piccoli paesi e nelle gran città, tu capirai che siamo fratelli, tu capirai che siamo fratelli. Vai in ogni casa, guarda con amor, ascolta ogni affanno, le gioie di ogni cuore. Tu troverai soltanto fratelli, tu troverai soltanto fratelli. Diverse son le onde che vagano sul mar, ma sotto nel profondo c'è solo l'unità. Così in Dio siamo fratelli, così in Dio siamo fratelli. Diverse le parole, la mentalità, ma dentro ogni uomo c'è la divinità che dice siete tutti fratelli, che dice siete tutti fratelli. Fratelli siamo tutti figli del Signore, diversi nei vestiti ma simili nel cuore. In Dio siamo tutti fratelli, in Dio siamo tutti fratelli. Sono qui da Napoli, la 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 la, cantano con gioia lì, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Con ogni sguardo, ogni fior, la 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 la, lì ci parla dell'amor, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Canta anche tu con me, la 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 la, manda i guai lontan da te, la 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 la. La 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 la. La 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 la. When you come from Napoli, la 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 la, life is long and joy is free, la 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 la.
La 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 la. La 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 la. Can't you hear this music say la 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 la? Dance your troubles all away la 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 la. La 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 la. La 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 la. Sono qui da Napoli, la 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 la, cantano con gioia lì, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ogni sguardo, ogni fior, la 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 la, lì ci parla dell'amor, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Canta anche tu con me, la 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 la, manda i guai lontano da te, la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ora, Padre, che vivo in te, fiori e alberi cantano d'amor, niente è mio, è tutto tuo, vivo in te nella libertà. Ora, Padre, che danzo in te, festeggia tutta la terra con me. Tutti i fratelli miei s'uniscono per lodarti, o nostro Signore. Father, now that I wander with thee, flowers and fields seem alive with thy joy. All that I owned to thee I've given, now I sing in thy love I am free. Father, now that I dance in thy name, birds and animals share in my song. All my sorrows, all my merriment, join in music to set hearts aflame. Ora, Padre, che vivo in te, fiori e alberi cantano d'amor. Niente è mio, è tutto tuo, vivo in te nella libertà. Ora, Padre, che danzo in te, festeggia tutta la terra con me, tutti i fratelli.
Just now I speak, and you can already like hello, hello, hello. I think we can. You don't need to speak. You can just hear the noise. For 2 minutes, you have to do so much. Nandini, really, get over yourself. Well, I don't know. Maybe she can't do it any other way. So. No, change. Hello, 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 hello. Okay, this one is hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, 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 hello. It's okay. Yeah. I mean, we just need to make sure they have the headsets. Yeah. No, it's fine. No problem. Yeah, yeah. At this time. Do you want me to learn something? Do you want me to say that? Distribute them? Do we need a volunteer to distribute them? Yes, you can help. You can speak inside. That helps. I can what? You can speak inside of the microphone. There too. This one? We use this Ah. one. Oh, so we. This First is. we use this one, and later we use this Yeah, one. okay, that's amazing. Yeah, that's why I said we have. It's like being on television with all these mics. Sì, sì. No, ma spero che venga qualcun altro a tradurti a questo punto. Pronto, 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 pronto. Testing, 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 testing. Testing the tests. Testing, testing. Do I need to keep testing? Testing, testing. Testing, testing. Okay, these two guys. Testing, testing. No, the Narayan and Dharma Devi. Who else? Shall I make an announcement already? Is this on? Is this on? This is an announcement for English speakers. If you could raise your hand, please, because we're going to give you headsets now. If all the English speakers, guests could raise their hand. Okay. Thank you. English speaker? Okay. English? Okay. No, yeah. Yes. Not this one? Yeah, Uma would like one. Madonna.
Testing, testing, testing. Testing. Testing, 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 testing. Testing, testing. Testing, testing. Ieri sono andato a fare una passeggiata agli ulivi perché Ho visto. Bene. una pioggia. Bene. Speravo e Grazie. Ok. Devo fare di nuovo should I do the announcement again? I think we might as well just wait until we're about to start because there's probably here people that aren't here. Okay, yeah, I'll turn it off. So, Yeah. Yeah. Okay. so Narayan and Dharma Devi have Yeah, headsets? they have. Yeah. So this is an announcement for our English-speaking guests. If you, Nandini will be speaking in Italian, so if you don't understand Italian and you don't have your headsets already, please raise your hand so that we can bring you headsets for the translation into English. È un annuncio solo per chi non capisce l'italiano. Momento. Stiamo ancora distribuendo. Ok? Dov'è Darshan? You just have to do it. Ok. Sì. Namaste di nuovo e bentornati a questa seconda parte della nostra mattinata insieme, che come Jyotish ci ha detto è dedicata a celebrare il lancio di questo bellissimo nuovo libro, Tocco d'amore, che è un tesoro di saggezza, è una miniera di insegnamenti preziosi su come perfezionare l'amore divino nelle nostre vite. E fa parte di una bellissima trilogia insieme a Tocco di luce e a Tocco di gioia, che sono già stati pubblicati gli scorsi anni e che tutti sono basati sul blog amatissimo di Jyotish e Devi, Touch of Light, che hanno iniziato nel 2013. Con il quale ci accompagnano ogni settimana con la loro saggezza, la loro guida, i loro insegnamenti, la loro grande sintonia con il nostro maestro Yogananda, con Swami Kriyananda, e condividono con noi con leggerezza, con profondità e con grande saggezza la loro esperienza sul sentiero. Quindi questi libri sono veramente preziosi e un grandissimo dono per tutti noi. Volevo
il lancio di un libro è un'esperienza di gioia, è una festa. E quindi volevo invitarvi a ricordare Swami Kriyananda, com'era quando lanciava un suo libro. Quanta gioia in lui, quanto entusiasmo contagioso. Era sempre come la prima volta e lui spesso diceva: è il mio libro più importante, mi ricordate? Ogni volta, perché lui lo sentiva veramente così, perché in ogni libro lui imprimeva la sua coscienza, le sue vibrazioni, il suo divino potere e veramente voleva che questi libri raggiungessero proprio come raggi di luce tantissime anime, tantissimi cuori. E quindi vorrei proprio richiamare la sua energia gioiosa, potente in questo lancio, in questa mattina insieme a noi, ricordando proprio nel cuore quella sua gioia e il suo amore per tutti noi. Con questa gioia nel cuore, con questo sentimento di amore espanso per tutti, e vorrei invitare il nostro coro a iniziare questa festa insieme e eseguiranno un pezzo strumentale bellissimo, Love is a Magician, che era uno dei pezzi preferiti da Swami Kriyananda. A Rudra e Peter.
Grazie, Swami è qui con noi fortemente. E adesso invitiamo il nostro coro che canterà in anteprima mondiale un bellissimo canto, My Guru is Here, che è stato composto da una bellissima anima della nostra comunità, che è Parvati, che invito ad alzarsi con tanta devozione al maestro. E viene eseguito per la prima volta in questa versione ufficiale, mi ha detto Peter, quindi apriamo il cuore ad ascoltare questa meraviglia. Grazie. Just for you.
my vow is my promise. I will devote my life to thee. I am yours for eternity. I have no need to fear, my path forever clear. Now my Guru is here. I have no need to fear, my path forever clear. Now my Guru is here. Grazie, come ha detto Devi, un coro meraviglioso. Grazie Parvati per questo regalo per tutti noi. Il maestro diceva: coloro che mi pensano vicino sono vicino, e lui certamente è anche qui con noi oggi per celebrare questa festa insieme. Quindi grazie a Jyotish Devi di essere qui, veramente da tutti noi. Grazie per il vostro dono d'amore. Questo libro è un dono e voi siete un dono per le nostre vite, per tutti noi. Quindi veramente ci inchiniamo alla vostra presenza con infinita gratitudine, perché questo è un libro ma è anche la loro vita, perché loro l'amore lo incarnano veramente in ogni giorno, in ogni situazione, in ogni relazione, in tutto quello che fanno nel loro servizio a questa grande missione di luce che stanno continuando dal maestro a Swamiji e insieme a tutti noi. Quindi veramente grazie, vi invito sull'altare per lanciare ufficialmente il libro con una piccola cerimonia. Simbolicamente vogliamo tagliare questo nastro per lanciare il libro al mondo, e in modo che le sue vibrazioni di luce, di amore possano raggiungere tantissime anime e tanti cuori. E nostri speranza che questo libro sarà una cannella per l'amore per tutto il mondo. E questi petali sono le benedizioni dai maestri, da Dio nel cielo e dalla parte nostra, per inviare anche la nostra benedizione a questo libro, perché possa avere il risultato che tutti di noi speriamo e aspettiamo, sempre più amore espresso in questo mondo. E anche grazie a Nandini e Maitri e tutto lo squadro da Nanda Edizione e those who translated. Akshaya,
Sì, Devi voleva ringraziare tutte le persone che hanno collaborato al lancio del libro, quindi Akshaya per la traduzione, Tejindra per la bellissima copertina, Luna per la grafica interna, e Massimo Emanuela per la revisione, tutto il team, Saja, Maitrey, Reghi, Maya Devi per la bellissima prefazione. Quindi grazie a tutti per questo lavoro fatto con grande passione ed edizione. E adesso veramente lasciamo la parola a loro che ci guideranno in questo viaggio nell'amore divino. Grazie. Quando espressiamo amore agli altri, sentiamo l'amore di Dio e i maestri. Grazie. When we express love to others, we feel God's love and the Master's love. There was a song when I was first coming to meet Swamiji that was very famous in America. All'epoca in cui per la prima volta incontrai Swamiji c'era una canzone molto famosa in America. And the words were, "When you go to San Francisco, be sure to wear a flower in your hair." E le parole dicevano: quando vai a San Francisco assicurati di avere un fiore tra i capelli. Was more valid for the hippies than the yogis. E era più valido per gli hippie che per gli yogi. So being a yogi, I'll offer it to Master. Quindi essendo uno yogi lo offro al maestro. So I will read one of the blogs from this book. Quindi leggerò uno dei blog da questo libro. And as earlier, I will read in English and then we will... Oh, Mahendra, he will read it in Italian. Come prima io lo leggerò in inglese tutto e poi Mahendra lo leggerà in italiano. This is the most important thing I do. In 1979, Ananda began a period of expansion, and Devi and I helped to start a large ashram in San Francisco. An early challenge was to find ways to support ourselves, especially in a way that allowed us to serve together. One solution we found was a business with a vegetarian restaurant on the first floor and a small bookstore on the second. Vairagi was the manager, and after closing up each night, she had to take a bus across town through some of the poorest parts of the city. She hated it. The late-night ride was frightening and upsetting for a single woman, especially when there were intoxicated passengers. She came to Swami Kriyananda and shared her plight. He asked her, "Is there any other way for you to get home? Can you drive or get a ride?" "No, I can't drive, and there is no one I can rely on to take me." "Can you take a cab?" Swami continued. "No, it's too expensive," she replied. Then Swami gave her this advice. "If the bus is the only way, then when you get on, pick out the most troubled person and pray for him or her during the whole trip. If that person gets off before you are home, choose another." A couple of weeks later, Vairagi came to Swamiji again, not with complaints this time, but to tell him that the bus ride was now her favorite part of the day. Sometimes a little piece of advice can flip a situation or a life. We recently had a satsang with the younger residents at Ananda Village, during which we asked the group this question: what is one thing you do regularly that you find really helpful spiritually? Here are some of the answers. By the way, we asked this to a large group of people. We got over 200 suggestions,
And we've published a little booklet, but it's also available on the internet. Jyotish ha fatto una parentesi e sentiremo che nella lettura parla di alcuni punti importanti. Ha detto che ha fatto un sondaggio, ci sono state più di 200 risposte e questo è stato pubblicato in un opuscolo, ma lo metteranno anche sul web. So here are some of the answers that we were given. During the day, especially when I'm having a challenge, I try to remember how I felt during my morning meditation. Next, I stand up straight and constantly repeat Jai Guru. Next, when I'm out and about, I try to pray for everyone I see. It quickly brings me back to my center. Another said something similar. I try to give love to everyone I see. Another person said, because I struggle with low self-esteem, when I get down on myself, I try to think of several things I do well or that I like about myself. A musician said, in my mind, I am constantly singing a chant or one of Swami Kriyananda's songs. And finally another said, before I leave a meditation, I always make sure to form a personal heart connection with the Guru. These are only a few of the many ideas that were offered up that evening. Each of us has some unique habit or attitude that helps us spiritually. It can be extremely helpful to share these with each other. I'll end by asking you for your suggestions in the add comment field. Just give a short description of the most important thing I do. It may be that your advice is exactly what someone else needs and goes on to become the favorite part of their day. In divine friendship, Nayaswami Jyotish. Nel 1979 ad Ananda iniziò un periodo di espansione e Devi ed io contribuimmo ad avviare un grande ashram a San Francisco. Una prima sfida era trovare il modo di sostenerci economicamente, specialmente in un modo che ci permettesse di vivere insieme. Trovammo la soluzione di aprire un'attività con un ristorante vegetariano al primo piano e una piccola libreria al secondo. Vairaghi ne era il manager e dopo aver chiuso ogni notte doveva prendere un autobus che attraversava la città e transitava per alcune delle sue zone più malfamate. Lei lo odiava. Il viaggio notturno era spaventoso e sconvolgente per una donna sola, soprattutto quando c'erano passeggeri ubriachi o tossicodipendenti. Andò da Swami Kriyananda per condividere la sua difficile situazione. E gli chiese, non c'è un altro modo per tornare a casa? Non riesci ad andare in macchina o farti dare un passaggio? No, non possiedo una macchina e non c'è nessuno su cui poter contare affinché mi accompagni. Non puoi prendere un taxi? Proseguì Swami. No, mi costerebbe troppo, replicò lei. Allora Swami le diede il seguente consiglio. Se l'autobus è il solo mezzo, allora quando sali, scegli il passeggero che ti sembra più nei guai e prega per lui o per lei per tutta la durata del viaggio. Se questa persona scende prima che tu sia arrivata a casa, scegliene un'altra. Un paio di settimane più tardi, Vairaghi tornò da Swamiji, questa volta non per lamentarsi, ma per riferirgli che ora il viaggio in autobus era la parte della giornata che preferiva. Talvolta un minuscolo suggerimento può capovolgere una situazione o una vita. Recentemente abbiamo tenuto un satsang per i giovani residenti ad Ananda Village, durante il quale abbiamo posto al gruppo la seguente domanda. Qual è la cosa che fai regolarmente
e che trovi spiritualmente davvero utile? Ecco alcune delle risposte. Durante il giorno, soprattutto quando mi trovo ad affrontare una sfida, cerco di ricordare come mi sono sentito durante la mia meditazione mattutina. Un altro. Mi alzo in piedi, dritto, e ripeto in continuazione Jai Guru. E un altro. Quando mi trovo fuori e in giro, cerco di pregare per tutti quelli che vedo. Mi riporta rapidamente al mio centro. Un altro ha detto qualcosa di simile. Cerco di dare amore a tutti coloro che incontro. E un altro. Dato che sto combattendo contro una scarsa autostima, quando mi ripiego su me stesso, cerco di pensare alle molte cose che so fare bene e che apprezzo di me. Un musicista ha detto: nella mia mente canto incessantemente un canto o una delle canzoni di Swami Kriyananda. E un altro: prima di lasciare una meditazione, mi assicuro di avvertire nel cuore una connessione personale con il Guru. Queste sono solo alcune delle tante idee che ci sono state offerte quella sera. Ciascuno di noi ha una propria abitudine o un proprio atteggiamento che lo aiuta spiritualmente e può essere estremamente utile condividerli. Quando puoi, dunque, condividi con gli altri la tua testimonianza sul tema «La cosa più importante che faccio». Può darsi che il tuo consiglio sia esattamente ciò di cui qualcun altro ha bisogno e potrebbe diventare la parte preferita della sua giornata. In divina amicizia, Nayaswami Jyotish. Master said that the minutes are more important than the days. Il maestro ha detto che i minuti sono più importanti dei giorni. Because it's how we lead our life, how we do the little things, what we focus on, that builds the bigger things. Perché è come viviamo la nostra vita, come ci concentriamo sulle piccole cose che determina la nostra vita. So I'm going to give you a little homework assignment. Quindi voglio darvi un piccolo compito per casa. Try to think of one little thing that you do personally that is helpful to you spiritually. Cerca di pensare a una piccola cosa che fai personalmente che ti è utile spiritualmente. And when you have lunch today, around the table, share with each other that one little thing. E oggi quando sarai a pranzo, condividi con gli altri compagni di tavolo che cos'è questa cosa. Because you may have the exact secret for someone else that will help them through a difficulty. Perché forse tu possiedi il segreto perfetto per l'altra persona che l'aiuterà spiritualmente. And now the most important thing I can do E ora la cosa più importante che io posso fare is introduce Devi. è introdurre Devi. Okay, so I will read in English and then Sahaja will read in Italian. Allora io leggerò in inglese, poi Sahaja leggerà in italiano. This is called The Secret of a Remarkable Life. Today is September 12th, 2017, the 69th anniversary of the day a young man knelt alone at the feet of his guru, Paramahansa Yogananda, his heart aching with divine longing. The 22-year-old James Donald Walters said beseechingly, "I want to be your disciple." The guru paused, then replied, "You have good karma, you may join us." Later, at that first meeting, Yogananda said, "I give you my unconditional love." For the remainder of the man's life, he was shaped by that love and by the consciousness of this great yogi. As a result of that meeting,
Many other lives throughout the world were destined also to be changed. As Yogananda began the transformation of his young disciple into the remarkable spiritual teacher, Swami Kriyananda. Recently, while at Ananda Assisi, we watched this touching first meeting as it was beautifully portrayed in the film The Answer. The movie, written by Swamiji, is a dramatic reenactment of his boyhood search for truth and the predestined meeting in 1948 with his guru, and his years of training at Yoganandaji's feet until the Master's passing in 1952. The Answer has already won nearly 30 awards at film festivals throughout the world and will be released internationally in the spring. The movie's spiritual power lies in the depiction of the guru-disciple relationship, which opens viewers' eyes to the depth of care, wisdom, and love upon which this bond rests. In bringing about Swamiji's inner transformation, Yogananda guided him in many ways over the years. Soon after Swamiji's arrival, for example, he told him, "You are too intellectual, you must get devotion." So Swami poured himself into chanting and devotional practices until one day the Master said, "Look how I have changed Walter." This was the name by which Yogananda always called him. Master placed him in charge of the monks, even though he was both young and new to the work. Under the Master's guidance, he organized the monks into a disciplined order. Enthusiastically pouring his heart into everything that Yogananda asked of him, he more than fulfilled his guru's expectations. Swamiji gave of himself completely, holding nothing back, returning in full measure the unconditional love he had received. Towards the end of Yogananda's life, he made 3 significant statements to Kriyananda about what lay ahead. First, he said by way of instruction, "Your work in this lifetime will be lecturing, editing, and writing." This Swamiji fulfilled, leaving a prodigious legacy of books, music, and recorded talks. On another occasion, he said prophetically, "You have a great work to do." What was this great work? The Master never told him. Perhaps only with the passage of time will the full extent of it become clear. Surely it included an important part of creation of the ever-expanding Ananda Sangha and spiritual communities which share Yogananda's vibrations and teachings worldwide. Finally, just days before his passing, Yogananda said to him lovingly, "You have pleased me very much. I want you to know that." These words gave Swamiji the reassurance and strength to fulfill everything his guru had asked of him, and became his guiding light through the many obstacles that lay ahead. So what is the secret of Swamiji's life? It is the constant flow of grace, born of total self-offering and unconditional love. And what can we learn from his example? Few of us will leave so rich a legacy in service to our Guru, but we too can offer every ounce of what we have to give. In the Bhagavad Gita, Krishna says, "I accept even a leaf if offered with devotion." No gift lovingly offered is too small or insignificant for God to accept. Swami Kriyananda once said these words about Ananda's work, words that apply equally as well to him. We are part of a great tide of loving, joyful energy that wants to give and give as long as people are happy to receive it. Thank you, Swamiji, for your remarkable life and happy spiritual anniversary.
Nayaswami Devi. Il segreto di una vita straordinaria. Oggi è il 12 settembre del 2017, il 69esimo anniversario del giorno in cui un giovane uomo si è inginocchiato da solo ai piedi del suo guru, Paramahansa Yogananda. Il 22enne James Donald Walters, col cuore sofferente da tanto profondo era il suo desiderio divino, disse con impazienza: «Voglio essere vostro discepolo». Il guru si fermò un momento, poi rispose: «Hai un buon karma, puoi unirti a noi». Più tardi, in quel primo incontro, Yogananda disse: «Ti do il mio amore incondizionato». Per il resto della sua vita, quell'uomo fu plasmato da quell'amore e dalla coscienza di questo grande yogi. Come risultato di quell'incontro, molte altre vite in tutto il mondo sarebbero state destinate a cambiare dal momento in cui Yogananda iniziò la trasformazione del suo giovane discepolo nello straordinario insegnante spirituale Swami Kriyananda. Recentemente, mentre eravamo ad Ananda Assisi, abbiamo avuto occasione di vedere questo toccante primo incontro, come è stato splendidamente rappresentato nel film The Answer. Il film, scritto da Swamiji, è una rievocazione drammatizzata della sua ricerca della verità sin da ragazzo, dell'incontro predestinato con il suo guru nel 1948 e dei suoi anni di formazione e pratica ai piedi di Yogananda Ji fino alla morte del maestro nel 1952. The Answer ha già vinto quasi 30 premi in festival cinematografici di tutto il mondo e verrà presentato a livello internazionale nella prossima primavera. Il potere spirituale del film risiede nella sua rappresentazione del rapporto guru-discepolo, che permette allo spettatore di aprire gli occhi sulla profonda realtà di cura, saggezza e amore su cui poggia tale legame. Nel portare a compimento la trasformazione interiore di Swamiji, Yogananda lo ha guidato in molti modi nel corso degli anni. Subito dopo l'arrivo di Swamiji, ad esempio, il maestro gli disse: «Sei troppo intellettuale, devi sviluppare la devozione». Così Swami si dedicò al canto e alle pratiche devozionali, finché un giorno il maestro disse: «Guardate come ho trasformato Walter». Questo era il nome con cui Yogananda era solito chiamarlo. Il maestro lo mise a capo dei monaci, anche se era giovane e nuovo rispetto al lavoro che gli era stato assegnato. Sotto la guida del maestro, egli organizzò i monaci in un ordine disciplinato. Riversando con entusiasmo il suo cuore in tutto ciò che Yogananda gli chiedeva, ha più che soddisfatto le aspettative del suo guru. Swamiji ha dato tutto di se stesso, completamente, non trattenendo nulla, e rendendo in piena misura l'amore incondizionato che aveva ricevuto. Verso la fine della sua vita, Yogananda fece 3 importanti dichiarazioni a Kriyananda su ciò che sarebbe accaduto. In primo luogo disse, come se gli stesse dando istruzioni: «La tua sarà una vita di intensa attività e meditazione. Il tuo compito sarà quello di insegnare, curare la revisione editoriale e scrivere». È ciò che Swamiji ha pienamente adempiuto, lasciando una straordinaria eredità di libri, musica e discorsi registrati. In un'altra occasione Yogananda ha affermato pubblicamente: «Hai una grande opera da compiere». Cos'era questa grande opera? Il maestro non glielo ha mai detto, e forse solo col passare del tempo sarà chiara tutta la sua portata. Sicuramente includeva in massima parte la creazione di Ananda Sangha, che è una realtà in continua espansione, e delle comunità spirituali che condividono le vibrazioni e gli insegnamenti di Yogananda in tutto il mondo. Infine, pochi giorni prima della sua scomparsa, Yogananda gli disse con amore: «Mi hai compiaciuto molto, voglio che tu lo sappia». Queste parole diedero a Swamiji la rassicurazione e la forza necessaria per compiere tutto ciò che il suo guru gli aveva chiesto e divennero la sua luce guida attraverso i molti ostacoli che gli si frapposero. Qual è il segreto della vita di Swamiji? È il flusso costante di grazia che nasce dal dono totale di sé e dall'amore incondizionato. Cosa possiamo imparare dal suo esempio? Pochi di noi lasceranno un'eredità così ricca in quanto servizio al guru, ma anche noi possiamo offrire ogni oncia di ciò che abbiamo da dare.
Nella Bhagavad Gita Krishna dice: accetto anche solo una foglia se offerta con devozione. Nessun dono offerto con amore è troppo piccolo o insignificante per essere accettato da Dio. Swami Kriyananda una volta disse queste parole a proposito dell'opera di Ananda, parole che valgono allo stesso modo anche per lui. Siamo parte di una grande marea di amorevole, gioiosa energia che è intenzionata a dare fintanto che le persone saranno felici di riceverla. Grazie Swamiji per la tua vita straordinaria e felice anniversario spirituale. Nayaswami Devi. There's one of my favorite quotes from the Bible. Una delle mie citazioni preferite dalla Bibbia is at the end of the Gospel of St. John. È alla fine del Vangelo di San Giovanni, where he says, if all the stories that could be told of the Master, dove lui dice: se tutte le storie che potrebbero essere raccontate sul Maestro perhaps not all the books in the world could contain them. venissero raccontate, forse neppure tutti i libri del mondo potrebbero contenerle. And so with the life of any great saint, each one of us has memories and stories that we can share. E lo stesso con la vita di tutti i grandi santi, ognuno di noi ha ricordi e storie che potremmo condividere. But in the end, they are really like a beautiful diamond. Ma alla fine loro sono come un bellissimo diamante. And each one of us shines light on one facet of their consciousness. E ognuno di noi getta luce su una sfaccettatura della loro coscienza. So it is a joy always to speak of our Swamiji. E quindi è sempre una gioia parlare del nostro Swamiji. And it is a joy also not to have to speak anymore and invite Jyotish to come. Ed è una gioia anche non dover parlare più e invitare Jyotish a farlo. So we will just read one and not expand on it. Quindi ci limiteremo a leggerne ancora uno e senza espanderlo. In fact, this one is important for a couple of reasons. E in effetti questo è importante per un paio di motivi. It's called the power of divine places. Si chiama il potere dei luoghi divini. And one of the reasons that it's important is because this whole area is a divine place that draws people from around the world. E uno dei motivi per cui è importante è che tutta questa zona è un luogo divino che attira devoti da tutto il mondo. But even more important, this very spot is a divine power spot. E ancora più importante è che proprio questo posto in cui ci troviamo è un luogo di potere divino. And many of you have felt your lives transformed, uplifted by coming here to these programs. E molti di voi hanno sentito la propria vita trasformata ed elevata venendo qui a seguire questi corsi. But this is one of the blogs from the new book, Tocco di Amore. E questo è un blog dal nuovo libro, Un tocco d'amore. The Power of Divine Places. We were sitting with two dear friends at a retreat house in the foothills of the Himalayas, where we take a yearly seclusion. One of them asked me if I felt a special power here, and if my meditations were any deeper. I told her that for me personally, this is one of the two most sacred places on earth. The other is the Moksha Mandir at Ananda village, where Swami Kriyananda's body rests. Both are places wholly dedicated to prayer and meditation, with no other vibrations mixed in. As a result, each has a special purity and a great spiritual magnetism. This is only a brief visit, 2 days squeezed out of an intensely busy schedule.
We came to India to help with the formation of an institute of leadership and service based on the spiritual principles taught by Paramahansa Yogananda. I'll just say briefly that we're still continuing that. When we go back to India, one of the major projects will be to work on this institute, but it's no longer an institute for leadership. It's Paramahansa Yogananda Institute. Yogananda Institute, and it's meant as the fulfillment of Swami's dream, which is to bring the teachings of Master at a very high level to a vast audience. Now that's a lot to remember. No, it's okay. Jyotish ha fatto una parentesi. Nel brano sentiremo nominare un istituto che si sta creando a Delhi, e lui ha detto che questo istituto si sta tuttora creando e sarà una larga parte di quello che Jyotish e Devi faranno quando andranno adesso in India, ma non è più un istituto di leadership, si chiama il Yogananda Institute, e è la manifestazione di uno dei desideri di Swamiji, che era quello di trasmettere gli insegnamenti del maestro ad alto livello alla maggior parte possibile, al maggior numero possibile di persone. So to continue, although our daily meetings with the small team of consultants have gone amazingly well, we still wanted to ask the guidance and blessings of God, our gurus, and Swami Kriyananda. Certain places, often pilgrimage spots, act as powerful spiritual amplifiers, and devotees go to great lengths to visit them and bask in their holy ambience. It is especially helpful to visit such places when facing an important task or juncture in one's life. A case in point is an episode Yogananda related in the autobiography of a yogi in the chapter The Heart of a Stone Image. His eldest sister, Roma, had asked him to intercede with her materialistic husband. Master wrote, quote, "An inspiration seized me. Tomorrow," I said, "I am going to the Dakshineshwar temple. Please come with me and persuade your husband to accompany us. I feel that in the vibrations of that holy place, Divine Mother will touch his heart." And so she did. We came on this retreat hoping that Divine Mother would touch our hearts also. The house where we are staying is in an area where the Pandavas lived in ancient times. Babaji feels particularly close here. We weren't really expecting any outward sign of blessing, but it is nice when it comes of itself. Many times on Swami Kriyananda's birthday, a rainbow had appeared in a clear sky in what is called a glory. His Ananda friends have always associated that phenomenon with God's blessing upon him. Yesterday, in the late afternoon, in a nearly clear sky, there appeared a rainbow ring around the sun. It was something none of us had ever seen before, and we felt as if Swamiji had somehow arranged it for us. Now, on this morning of our last day here, another sign of blessing was given. In the distant mountains seemed to stand guard over the house. Especially beautiful is Nanda Devi, perhaps the most sacred of all the Himalayan peaks. Legend says that you cannot demand to see her, that she will only reveal herself to you if it be her wish. For the last 2 days, she had not chosen to do so, but on this final morning, she peeked out above the clouds. It felt like Divine Mother had heard our earnest prayers and wanted to make sure that we knew that we had her blessing on this sacred project. Enjoy, Nayaswami Jyotish. Il potere dei luoghi divini.
Eravamo seduti con 2 cari amici in una casa ai piedi dell'Himalaya, dove siamo soliti trascorrere un periodo di ritiro annuale. Una di loro mi ha chiesto se avvertissi un potere speciale in questo luogo e se le mie meditazioni fossero più profonde. Le ho detto che per me si tratta di uno dei 2 luoghi più sacri della terra. L'altro è il Moksha Mandir ad Ananda Village, dove riposa il corpo di Swami Kriyananda. Entrambi sono luoghi interamente dedicati alla preghiera e alla meditazione, senza che altre vibrazioni vi siano mescolate. Questo fa sì che ognuno di essi abbia una speciale purezza e un grande magnetismo spirituale. Ora siamo qui solo per una breve visita, 2 giorni spremuti da un programma intensamente impegnato. Siamo venuti in India per aiutare la costituzione di un istituto di leadership e servizio, basato sui principi spirituali insegnati da Paramahansa Yogananda. Anche se i nostri incontri quotidiani con un piccolo gruppo di consulenti sono andati incredibilmente bene, volevamo comunque chiedere la guida e le benedizioni di Dio, dei nostri guru e di Swami Kriyananda. Alcuni luoghi, specialmente luoghi di pellegrinaggio, fungono da potenti amplificatori spirituali e i devoti fanno di tutto per visitarli e crogiolarsi nella loro aura sacra. È particolarmente utile visitare questi luoghi quando ci si trova di fronte a un compito o a un momento importante della propria vita. Ne è esempio un episodio che Yogananda racconta nella sua autobiografia di uno yogi, al capitolo Il cuore di un'immagine di pietra. La sorella maggiore, Roma, gli aveva chiesto di intercedere presso il marito materialista. Il maestro scrive: «Ebbi un'ispirazione. Domani, dissi, ho in programma di andare al tempio di Dakshinesvar. Ti prego, vieni con me e convinci tuo marito ad accompagnarci. Sento che nelle vibrazioni di quel luogo sacro la Madre Divina gli toccherà il cuore». E così fece. Siamo venuti in questo ritiro sperando che la Madre Divina tocchi anche i nostri cuori. La casa dove alloggiamo si trova in una zona dove vivevano i Pandava nell'antichità e si avverte particolarmente la vicinanza di Babaji. Non ci aspettavamo alcun segno esteriore di benedizione, ma è sempre bello quando si manifesta. Molte volte, in occasione del compleanno di Swami Kriyananda, un arcobaleno era apparso in un cielo blu, chiaro, in quella che viene chiamata gloria del cielo. I suoi amici di Ananda hanno sempre associato questo fenomeno alla benedizione di Dio su di lui. Ieri, nel tardo pomeriggio, in un cielo quasi limpido, un anello arcobaleno è apparso attorno al sole. Era qualcosa che nessuno di noi aveva mai visto prima e ci siamo sentiti come se Swamiji l'avesse in qualche modo preparato per noi. Questa mattina, nel nostro ultimo giorno di permanenza qui, ci è stato dato un altro segno di benedizione. Le montagne lontane sembravano sorvegliare la casa. Particolarmente bella è Nanda Devi, forse la più sacra di tutte le cime himalayane. La leggenda dice che non si può chiedere di vederla, che si rivela solo se tale è il suo desiderio. Negli ultimi 2 giorni non aveva scelto di mostrarsi, ma in quest'ultima mattina ha fatto capolino al di sopra delle nuvole. È come se la Divina Madre avesse ascoltato le nostre ardenti preghiere e volesse che fossimo certi di avere le sue benedizioni per questo sacro progetto. In gioia, Nayaswami Jyotish. I think because we're running a little out of time, we'll just have Sahaja read it in Italian. I won't read it in English. Siccome stiamo per
esaurire il tempo lo leggiamo solo in italiano, quest'ultimo blog di Devi. L'arte di seguire, un'allegoria. Ecco una storia che mi è venuta in mente per la nostra lezione sulla sintonia durante la settimana del rinnovamento spirituale. Un insegnante consegna a ciascuno dei suoi studenti una mappa e dice loro: questa mappa conduce a un grande tesoro. Ognuna delle vostre mappe è diversa, ma vi condurranno tutte allo stesso premio. Poi aggiunge: ma badate di seguire solo quella che vi ho dato, non guardate la mappa di nessun altro. Scalpitando per l'attesa, gli studenti partono in gruppo per il loro viaggio. All'inizio il percorso è facile, si snoda per una strada familiare. Parlano e ridono lungo il percorso, godendo della reciproca compagnia e della promessa di un tesoro. Dopo qualche tempo, alcuni studenti si annoiano dell'immutabile paesaggio e decidono di prendere quella che sembra loro una scorciatoia. Alcuni di costoro non si vedono mai più. Dopo un po', alcuni fanno ritorno, stanchi e delusi. Chi ha vagabondato scopre così che deve tornare al punto in cui si è distaccato dal tracciato della propria mappa. Un altro gruppo ancora si spazientisce per il lento procedere dell'itinerario che gli è stato dato. Chi ne fa parte pensa: pare che il mio vicino abbia un percorso migliore, più facile, darò un'occhiata alla sua mappa e seguirò quella. Ma quando comincia a seguire la strada dell'altro, viene condotto a un vicolo cieco o al precipizio di un'alta scogliera. Anch'egli, dunque, deve tornare sui propri passi, fino al punto in cui ha deviato. Ma c'è un terzo gruppo, quello di coloro che pensano: seguirò il sentiero che mi ha dato il mio maestro, anche se sembra lento e il paesaggio tutto uguale. Gli impazienti in cerca di una scorciatoia cominciano a prenderli in giro. Non riuscite a pensare per voi stessi? Il nostro insegnante non ha nemmeno un GPS, i suoi modi sono antiquati. Non importa, rispondono i pazienti, seguiremo la strada che ci è stata data. Il nostro insegnante ha il miglior GPS, la stella polare di Dio. Gioco di parole, in inglese GPS sta per God's Pole Star, la stella polare di Dio. Mentre gli studenti continuano la loro strada verso il tesoro, le linee sulla loro mappa si fanno via via più incerte, fino a diventare quasi invisibili. La campagna è ormai sconosciuta e strana, si sentono a disagio. Alcuni dicono: sono giunto fino a qui, ma non so come procedere. Mi fermerò dove sono e forse a tempo debito mi arriverà una guida. Altri chiedono indicazioni agli sconosciuti che incontrano lungo la strada e fanno ritorno a quel territorio a loro più familiare. Ma un piccolo gruppo invoca interiormente il proprio maestro. Ti ho fatto diventare la stella polare della mia vita. Anche se la mia strada è buia e le mie stelle sono sparite, fa che con la tua grazia io riesca a trovare la mia via. Le linee sulla mappa cominciano misteriosamente a riapparire, questa volta vergate in oro. Infine, mentre questa manciata di studenti si avvicina alla fine della propria ricerca, una nuvola scura li avvolge. Con loro grande spavento, la mappa è ora completamente vuota. «Maestro», piangono in angoscia, «sono smarrito e ho paura. Perché mi hai abbandonato così vicino al tesoro?» Nell'oscurità sentono la sua voce pronunciare queste parole: «A coloro che mi pensano vicino, io sarò vicino. Andate dentro voi stessi e percepite la mia guida». Nella quiete interiore, gli studenti vedono una magnifica luce dorata al centro della fronte. In essa appare un campo di un blu radioso con una stella bianco-argentea al centro che li invita ad andare avanti. Si rendono conto che quest'ultima tappa del viaggio non può essere percorsa seguendo sentieri esteriori, ma attraverso il paesaggio interiore della coscienza. I pochi che sono restati fedeli lasciano che la mappa cada loro dalle mani e odono la voce del loro maestro che dice: «Abbandona a me tutto ciò che sei, tutto ciò che sai, tutto ciò che hai». Con devozione e fiducia essi si arrendono completamente e si rendono conto che il tesoro che stavano cercando non è mai stato qualcosa al di fuori di sé.
era da sempre custodito all'interno, in attesa di quel momento di totale offerta di sé al loro maestro, al loro amico divino, al loro guru. Mano nella mano, guru e discepolo avanzano così attraverso la stella d'argento, verso il tesoro interiore tanto cercato, la casa eterna nel regno di Dio. In divina amicizia, Nayaswami Devi. Tutto il cuore. Abbiamo sentito alcune perle preziose da questo libro, dove Jyotish Devi ci toccano veramente con il loro amore, ci toccano proprio il cuore, e certamente ciascuno di voi potrà trovare in questo libro prezioso il consiglio, la parola, l'insegnamento che potrà veramente toccare e trasformare la nostra vita, riempirla d'amore e fare in modo che il nostro cuore fiorisca veramente all'amore divino dentro di noi. È un libro potente, un libro divinamente ispirato, e quindi io semplicemente vorrei ringraziare Jyotish Devi insieme a tutti voi, facciamo a loro 3 grandi om per ritornare questo amore che loro ci donano incessantemente. Per concludere con un canto questa mattinata di festa, e grazie ancora a Jyotish Devi per essere i nostri fari di amore, di luce e di gioia. Grazie per essere qui e grazie a questa benedizione. It can guide us and help us.
and God.